Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata della Perisucco in Love. Io sono Dinescia Di Francesco per gli amici di D. Questa sera gusterò un buonissimo succo di frutta alla fragola. Buono, anzi no, buonissimo. E sapete perché? Perché in realtà non è un succo di frutta, ma un estratto alla fragola. Questa sera parleremo di una delle più famose opere di Carlo Goldoni, La Locandiera. Questo libro è edito da Einaudi, la collezione di teatro. È un testo molto divertente, è scritto in un italiano un po' antico, ma comprensibilissimo e soprattutto si regge tutto d'un fiato. La Locandiera è una commedia in 3 atti, scritta tra il 1750 e il 1753. Mirandolina è la protagonista e gestisce a Firenze una locanda che le è stata lasciata dal padre in eredità. In questa locanda lei viene corteggiata costantemente da ricchi mercanti, baroni, aristocratici, da uomini di ogni tipo. È un personaggio esuberante, divertente, accattivante, affascinante e soprattutto indipendente. Non ha nessuna voglia di maritarsi. Lei è la protagonista assoluta dell'opera. Durante tutta l'opera, un personaggio che ruota spesso attorno a Mirandolina è quello di Fabrizio. Fabrizio è il cameriere della locanda, da sempre a servizio della famiglia. È molto geloso di Mirandolina e soprattutto è segretamente innamorato di lei. Di questo testo ho sempre amato il personaggio di Mirandolina, donna furba, intelligente, che deve sempre cercare di barcamenarsi fra gli uomini che passano dalla sua locanda. All'interno di quest'opera c'è un monologo di Mirandolina molto carino e divertente ed è alla scena nona del primo atto. Questo monologo lo considero geniale e spesso lo faccio interpretare anche alla mia allieve, proprio per la sua attualità. In generale lo consiglio anche per chi si volesse preparare per un provino. E adesso vi leggerò un pezzettino del monologo di Mirandolina di cui vi parlavo in precedenza, che ho un pochino accorciato. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare. Ma la troverà, la troverà. O chissà che non l'abbia trovata. Con questi io mi metto di picca. Quei che mi corrono dietro, presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno, vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare questi cuori barbari e duri che sono nemici di noi donne, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. E adesso ho bisogno di... Ta-da! Sono già pronto! Ma sei già qui? Beh, sì, sapevo che questa era la fascia oraria in cui avresti fatto la Perisucco in Love e quindi ho pensato che sarebbe stato così carino farmi trovare già pronto. Oh, questo sì che è love. Oh. Beh, visto che sei qua, allora leggi con me questa bellissima scena tra Fabrizio e Mirandolina che troveremo alla scena 10ª dell'atto primo. Ehi, padrona! Che cosa c'è? Quel forestiere che è alloggiato nella camera di mezzo grida della biancheria. Dice che è ordinaria e che non la vuole. Lo so, lo ha detto anche a me e lo voglio servire. Benissimo. Venitemi dunque a metter fuori la roba che gliela possa portare. Andate, gliela porterò io.
Voi gliela volete portare? Sì, io. Bisogna che vi prema molto questo forestiere. Tutti mi premono. Badate a voi. Si è sempre costumato che i forestieri li serva io. Voi con i forestieri siete un poco troppo ruvido. E voi siete un poco troppo gentile. No, so quel che fo. Non ho bisogno di correttori. Bene, bene. Provvedetevi di cameriere. Perché, signor Fabrizio? È disgustato di me? Vi ricordate voi che cosa ha detto a noi due vostro padre prima che egli morisse? Sì. Quando mi vorrò maritare, mi ricorderò di ciò che ha detto mio padre in punto di morte. Ma io sono delicato di pelle, certe cose non le posso soffrire. Ma che credi tu che io mi sia? Una frasca? Una civetta? Una pazza? Mi meraviglio di te. Che voglio fare io dei forestieri che vanno e vengono? Se li tratto bene, lo fo per mio interesse, per tenere in credito la mia locanda. Dei regali non ne ho bisogno. Per fare all'amore me ne basta uno. E questo non mi manca. E so chi merita e so quello che mi conviene. E quando vorrò maritarmi, mi ricorderò di mio padre. E chi mi avrà servito bene non potrà lagnarsi di me. Son grata, conosco il merito, ma io non son conosciuta. Basta, Fabrizio, intendetemi se potete. Chi può intenderla è bravo davvero. Ora pare che la mi voglia, ora che la non mi voglia. Dice che non è una frasca, ma vuol fare a suo modo. Non so che dire. Staremo a vedere. Ella mi piace, le voglio bene. Accomoderei con essa i miei interessi per tutto il tempo di vita mia. Bisognerà chiudere un occhio e lasciar correre qualche cosa. Finalmente i forestieri vanno e vengono. Io resto sempre. Il meglio sarà sempre per me. Molto divertente questa scena, vero? Sì, devo essere sincero, non l'ho mai portata a teatro. Lo so, era una delle opere che avrei voluto portare o che avevo in mente di portare. Chi lo sa. Grazie Paolo! Ma come? È arrivato il momento di salutarci. Sì. Ma non possiamo leggere un altro No. pezzettino? Non possiamo leggere un'altra No. opera? Non possiamo No. leggere, parlare? Eccoci tornati. Carlo Goldoni è stato un avvocato, commediografo e scrittore, fra i più importanti che l'Italia abbia mai avuto. È considerato il padre della commedia italiana. Nacque a Venezia il 25 febbraio del 1707 e morì a Parigi il 6 febbraio del 1793. La caratteristica delle sue opere è il linguaggio dei suoi personaggi. Egli passa continuamente dall'italiano al veneziano. Il dialetto veneziano, per Goldoni, è fondamentale. Non è uno strumento di gioco, ma un linguaggio concreto e autonomo. Carlo Goldoni deve la sua fama alle sue opere, che furono tantissime e geniali, ma soprattutto anche alla sua riforma del teatro. Prima della riforma goldoniana esisteva un altro tipo di teatro, che si chiamava la commedia all'improvviso, nella quale gli attori non avevano un testo scritto da studiare e da eseguire durante le rappresentazioni, bensì avevano solo una traccia generale detta canovaccio. E pensate che Carlo Goldoni fu il primo a volere un testo interamente scritto per gli attori sulla scena. Detto ciò, troverete qui sotto in descrizione al video il link per acquistare il libro dell'Einaudi, il link per visionare il film del 1980 con la regia di Paolo Cavara. Se la puntata vi è piaciuta, e spero proprio di sì, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al mio canale e perché no, a commentare e magari raccontarmi cosa ne pensate della locandiera di Goldoni. Buona serata a tutti e auguri! Alla prossima puntata della Perisucco in Love!